Discorso di Bob Proctor per una mentalità vincente. Ciao, benvenuto su Crescita Personale Finanziaria. Oggi vogliamo proporti una parte del discorso di Bob Proctor su come cambiare mentalità, come cambiare vita ed essere felici. Prima però, ricordati di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche. Ci aiuterai a crescere e tu potrai avere sempre più informazioni utili. Probabilmente ancora non lo sai, ma sei nato ricco. In questo video emozionale vogliamo farti capire che quello che effettivamente vogliamo dal denaro non è il denaro stesso, ma ciò che possiamo farci. Il denaro ci consente di avere uno stile di vita migliore, una vita lussuosa, vestiti alla moda, ci permette di viaggiare ovunque senza problemi. E questo è essenzialmente ciò che vogliamo. E quando l'economia non va bene, entriamo in uno stato d'animo di completo disagio, perché facciamo sì che questo problema ci riempia la mente. Passiamo tutto il giorno ad ascoltare le persone che parlano dei problemi e delle difficoltà economiche. Ascoltiamo le notizie che parlano della situazione precaria dell'economia e così via. Se ci focalizziamo sul pensiero che l'economia stia andando male, l'economia andrà male. Qualunque cosa noi pensiamo si manifesta. Bob Proctor era solito affermare: se riesci a vederlo nella tua mente, puoi tenerlo in mano. In sintesi, noi siamo ciò che pensiamo, quindi quello che dobbiamo imparare a fare è controllare i nostri pensieri. Sappiamo che tutto questo ti sembrerà sciocco e banale, ma se non cambi il tuo modo di pensare, iniziando a formulare pensieri felici e produttivi, continuerai ad avere sempre gli stessi problemi, anzi, continueranno ad aumentare. È importante imparare a controllare quello che pensiamo per essere in grado di controllare ciò che succede fuori, avere il controllo di se stessi per evitare di essere controllati dal mondo esterno. Pensare che il denaro porti alla felicità è inconcepibile. Esistono persone ricche ma allo stesso tempo infelici, depresse, fisicamente e mentalmente malate. Esistono però anche persone ricche e felici. La cosa importante non è se si hanno soldi oppure no, ma se si è felici. Per essere felici bisogna essere consapevoli che siamo noi stessi i veri responsabili del mondo che vediamo. Dobbiamo smetterla di fare le vittime e di incolpare gli altri per la situazione che stiamo vivendo. Noi siamo la causa di ciò che succede. La felicità arriva con lo sviluppo della coscienza, con il sopraggiungere della consapevolezza che siamo noi i soli responsabili della vita che conduciamo. Solo assumendo il controllo di chi siamo e cosa siamo e controllando ciò che avviene dentro di noi potremmo raggiungere la felicità. Chiunque è in grado di imparare a farlo. Purtroppo siamo stati condizionati fin dalla nascita a pensare che ci sia qualcosa o qualcuno più grande di noi, a cui noi dobbiamo fare riferimento, ma non è così. Nessun uomo e nessuna regola creata dall'uomo è più grande di noi, di te. Nulla di questo pianeta è più grande di te. Ecco perché dobbiamo aspirare a diventare qualcosa di più grande, senza mai accontentarci. Perché se ci accontentiamo, rimanendo soddisfatti di ciò che abbiamo, non faremo altro che bloccare il nostro stato creativo. Noi siamo esseri spirituali e lo spirito non può far altro che espandersi e andare alla ricerca di qualcosa di più grande. Noi siamo tutti uguali, non esiste qualcuno migliore di noi siamo tutti sullo stesso piano. Non sono i soldi che possediamo a determinare ciò che siamo. Noi siamo esseri spirituali che vivono all'interno di un corpo fisico con capacità intellettive. Il nostro scopo è riuscire a comprendere le leggi che governano il nostro universo e riuscire a vivere in armonia. Il nostro cervello funziona come una centralina elettronica, una sorta di unità di controllo dei nostri pensieri. Se scegliamo dei pensieri negativi, indirizziamo il nostro corpo verso una vibrazione negativa. Quando scegliamo dei pensieri positivi, spostiamo il nostro corpo verso una vibrazione positiva. Siamo noi a rendere una cosa buona oppure cattiva. Ciò che attiriamo dipende dalla nostra intenzione di partenza, dalla nostra vibrazione iniziale. È la vibrazione in cui ci troviamo che controlla quello che attiriamo. Noi siamo gli artefici della nostra vita.
Purtroppo la maggior parte di noi non è abituata a pensare. Siamo condizionati da ciò che accade all'esterno, non sappiamo come muoverci in maniera autonoma. Basta soffermarsi ad osservare come la maggior parte delle creature animali che popola il nostro pianeta sia assolutamente in armonia con il proprio ambiente, mentre noi siamo assolutamente disorientati. Questo accade proprio perché noi possediamo la capacità di creare il nostro ambiente, ma per farlo dobbiamo fermarci a capire chi siamo e che cosa siamo in grado di fare. Noi abbiamo una mente meravigliosa. Attraverso l'uso appropriato e lo sviluppo della mente siamo in grado di cambiare qualunque cosa nella nostra vita. Bob Proctor, ad esempio, non aveva la giusta istruzione e nessuna esperienza nel campo degli affari ed era stato educato a pensare che per fare un sacco di soldi si dovesse essere molto intelligenti e molto istruiti. Ma tutto questo cambiò dopo aver letto un solo libro e nel giro di poco tempo passò dal guadagnare $4.000 l'anno a ben $175.000 l'anno fino ad arrivare ad $1 milione l'anno. Come vedi, non è necessario essere intelligenti per guadagnare un sacco di soldi o avere un'educazione scolastica eccellente. Quello che si deve fare innanzitutto è diventare responsabili della nostra vita. È la chiave della libertà. Ci dobbiamo chiedere prima di tutto chi siamo. Dobbiamo acquisire consapevolezza. Il segreto è nella consapevolezza. Più diventiamo consapevoli, più questo si rifletterà nei nostri risultati. Non possiamo cambiare le condizioni o le circostanze in cui ci troviamo, dobbiamo adattarci a ciò che succede. Ma dobbiamo acquisire consapevolezza che siamo noi più forti delle situazioni esterne che affrontiamo. Non dobbiamo permettere che qualcosa che sta al di fuori di noi ci manipoli, dobbiamo avere il controllo di noi stessi. Dobbiamo caricare i nostri pensieri di positività ed interiorizzarli, non dobbiamo mantenerli solo a livello conscio. Se vuoi sapere come ottenere risultati nella vita, devi assorbire interiormente i pensieri positivi. Puoi pensare alla ricchezza quanto vuoi, ma se non hai interiorizzato i pensieri sulla ricchezza, rimarrai in povertà. Condividi questo video con i tuoi amici e aiutali ad innalzare le loro vibrazioni. Ricordati di iscriverti al canale. Buona vita da Crescita Personale e Finanziaria.